Saluti marmaglia, ben ritrovati nella baia, sono Ben. Questo è il primo di due video in cui vi mostro come migliorare la grafica dei giochi PC VR tramite Oculus Debug Tool e come impostare Virtual Desktop al meglio in base alla configurazione del vostro PC. Oggi vi mostro come utilizzare Oculus Debug Tool, mentre nel prossimo video vi mostrerò le migliori impostazioni per Virtual Desktop. So che è un video molto richiesto, quindi mi aspetto la massima partecipazione da parte vostra, ma la prima cosa che vi chiedo è di disattivare l'adblock e ricaricare la pagina per far partire le pubblicità in questo video. Inoltre guardatelo fino alla fine e avrete dato un senso al tempo che ho impiegato per fare questo video per voi. Grazie mille, possiamo salpare. Ammetto che Oculus Debug Tool funziona con cavo Link oppure con Airlink e poi potendo avviare anche SteamVR dalla libreria Oculus anche sui giochi Steam. Per fare sì che questo strumento funzioni, per prima cosa dovete avviare il client Meta su PC, collegare il visore tramite cavo Link oppure in wireless tramite Airlink ed entrare nella home di Rift. Fatto ciò potrete fare tutto direttamente dal visore aprendo una finestra del desktop per navigare all'interno delle cartelle, oppure togliete il visore e navigate normalmente sul PC per raggiungere questa cartella. All'interno trovate questo file, fate clic destro e avviatelo come amministratore. Non vi spiegherò l'utilizzo e il significato di tutte le voci presenti in questo strumento, ma soltanto quelle che servono a voi per migliorare la grafica dei giochi PC VR. E mi raccomando gente, non giocate troppo con questi settaggi, soprattutto se non avete idea di cosa impostare, perché influiscono pesantemente sulla scheda grafica e sulle prestazioni del sistema. Quindi 1. Se il vostro PC già soffre in condizioni normali è anche inutile che utilizziate questo tool. Ma soprattutto 2. Se la vostra scheda grafica o processore si danneggiano perché avete fatto di testa vostra, la responsabilità è soltanto vostra. Quindi fate pure diversamente da come vi sto dicendo in questo video, ma a rischio vostro. Ora, pixel per display è il valore del rendering resolution. È un moltiplicatore del valore standard, quindi sullo 0 è disattivato. Per farvi capire in maniera molto semplificata, quindi non rompete le palle tra i commenti, è una semplificazione. Quando modificate questo valore è come quando nei giochi flat state andando a modificare la risoluzione, quindi potete aumentarla o diminuirla. Tutti i valori tra 0.1 e 0.9 riducono la risoluzione standard, quindi se il vostro PC è un filino poco performante potete provare ad abbassare un po' questo valore. Ovviamente vedrete un degradamento della grafica, ma guadagnerete un po' di fluidità. 1 è il valore standard della risoluzione. Tutti i valori tra 1.1 e 2 aumentano la risoluzione del gioco, ma anche la richiesta di prestazioni. Quindi se avete una scheda grafica che ha già qualche anno sulle spalle, e con questo intendo per esempio le GTX della serie 10 o 16 ed equivalenti, per le quali vi suggerisco di non toccare completamente questo valore, mentre per le RTX della serie 20 fino alla 2060 o 2060 Super ed equivalenti vi suggerisco di non impostare oltre 1.2. Ricordate inoltre però che queste impostazioni non possono essere uguali per tutti i giochi. Proprio come in flat ci sono dei giochi che a parità di risoluzione richiedono più risorse degli altri, quindi se in Beat Saber vi potreste permettere di impostare questo valore a 1.5, con giochi che hanno una grafica più complessa ovviamente non vi potete permettere di impostare lo stesso valore. In ogni caso, anche se avete una scheda grafica di ultima generazione super mega high tech 6090 Ti, cazzo e mazz, non impostate un valore superiore a 1.5. Gente, questo settaggio frigge le schede grafiche. Solo per chi ha una serie 30, diciamo dalla 3070 in poi o equivalente, potete disattivare Adaptive GPU Performance Scale in modo tale che la grafica del gioco verrà mantenuta sempre al valore impostato da voi. Altrimenti la risoluzione verrà scalata in base alla vostra configurazione per cercare di mantenere un frame rate costante e fluido. Asynchronous Space Warp invece è utile per schede grafiche un po' meno performanti. In poche parole, analizza la traslazione del movimento della camera e della testa basandosi sul fotogramma precedente, prevedendo quello successivo e applicandone uno di mezzo per rendere l'immagine più fluida. Attenzione però, perché in buona parte dei casi questa opzione peggiora la situazione, perché causa vistosa riproiezione o una specie di ghosting, perché andrebbe usato soltanto in quelle applicazioni e giochi che supportano lo Space Warp, e non sono moltissime. Infine, valore molto importante, encode bitrate. Se collegate il visore tramite cavo Link, vi suggerisco di impostare un valore tra 150 e 350.
giornata. Personalmente trovo inutile impostare valori superiori per due motivi. Uno, perché difficilmente noterete delle differenze fra 150 e 350 bitrate e sforzerete inutilmente il vostro sistema. Due, proprio per questo motivo, sforzando il sistema, riscontrereste problemi come glitch grafici o artefatti. Se invece utilizzate Airlink, beh, gente, la cosa è semplice: se il vostro router già non vi offre moltissima banda, è inutile impostare valori alti. Già se viaggiate a 1.2 megabit per secondo, io non imposterei oltre 200 di bitrate, perché non dovete considerare che avendo 1200 di banda potete occuparla tutta solo col bitrate, perché la banda serve per far passare tutto quello che arriva sul vostro visore. Quindi se già 300, 400, 500 li occupate col bitrate, capirete da soli che la banda poi si restringe per tutto il resto. Quindi se utilizzate il visore in wireless, vi consiglio di impostare un valore tra 120 e 200 massimo. Tutto bellissimo, ma siccome io vi voglio colti, non voglio semplicemente dirvi cosa e come impostarlo. E gente, non mi scrivete roba del tipo: io ho una super cazzo 56 giga, mi dici per favore cosa devo impostare come bitrate ed encode resolution. Siate indipendenti, fate delle prove e imparate a trovare la quadra da soli. Quando avete trovato la giusta combinazione tra qualità e fluidità che vi soddisfa, quelli sono i valori giusti per il vostro PC. Quindi come fate a capire se le impostazioni sono state applicate oppure no? Ecco, vi insegno cosa guardare. Per capire se il rendering resolution è stato applicato, dovete guardare il gioco a valore 0 o 1, poi cambiare il valore a 1.2, premere invio per confermare la modifica e indossate nuovamente il visore. Dovreste notare come una maggiore pulizia dell'immagine, come se le linee dei contorni dei vari elementi a schermo fossero più nette, quindi deve esserci meno zigzag. Potete applicare queste modifiche anche in tempo reale facendo tutto da dentro il visore. Aprite una finestra sul desk, andate nella cartella, aprite il tool, impostate il valore sopra 1 e appena confermate dovreste notare il cambiamento all'istante. Per notare la differenza sul bitrate invece vi suggerisco di cercare un punto che sia in penombra, magari uno di quei giochi dove c'è un effetto nebbia o fumo, insomma dovete notare una specie di effetto foschia al centro della scena. Se il bitrate è basso, noterete un disturbo dell'immagine chiamato rumore, che per farvi capire cos'è ricorda un po' l'effetto di quei video su YouTube quando li guardate a bassa risoluzione, da 420 oppure 360 o valori inferiori. Minore è il bitrate, maggiore è questo disturbo. Aumentando il bitrate vedrete come sparire questo effetto e la visuale in profondità sarà più chiara. Quindi adesso che avete capito come e cosa modificare e sapete anche dove guardare per vedere se è migliorato oppure no, invece di chiedermi cosa devo fare per la mia scheda, fate una cosa: scrivetemi 3 commenti, il vostro processore, la vostra scheda grafica, se utilizzate cavo oppure se vi state collegando wireless e quali valori avete impostato per avere il risultato ottimale, in modo tale che chi ha il vostro PC o simile e guarda questo video, leggendo 3 commenti troverà già le impostazioni da applicare e in questo modo sarete stati voi ad aiutare gli altri. Forza quindi e fatemi sapere. Se vi sono stato d'aiuto penso che l'iscrizione sia dovuta, soprattutto perché tra poco arriverà il video sul Virtual Desktop. Inoltre, se volete ringraziarmi in modo speciale potete farlo tramite il tasto a forma di cuore col dollaro dentro, il super grazie, mettete un like al video e condividetelo il più possibile. Vi aspetto nel gruppo Telegram per chiacchierare in tempo reale in compagnia del resto della marmaglia. Trovate il link al canale in descrizione oppure nel primo commento, insieme ad altri link utili per l'acquisto di visori VR su Amazon, per ricevere 30 euro di credito all'attivazione di un nuovo visore Meta, per acquistare tutti i miei giochi Meta al 25% di sconto e per acquistare accessori di Kiwi Design, Cyber VR, VR Cover, Aubica e lenti graduate VR Rock con tanto di codici sconto. Da bene è tutto, grazie per la visione completa, vi aspetto sulla baia, un saluto marmaglia. Ho ho!